Buongiorno amici del football, mi trovo a Parma, oggi è il 24 settembre 2025 e sono le 3:30 di pomeriggio. Recupero di campionato, un amichevole? No. 16esimi di Coppa Italia. Sì, chiedetelo a Gravina, a qualcuno in Lega il perché. Parma Spezia, non so neanche quante persone dalla Liguria vengono, anche se qua vicino. Andiamo fuori e andiamo un po' a vedere, poi parliamo di questa maledetta Coppa Italia. Ecco, come vedete non c'è nessuno, perché manca un'ora e un quarto della partita, però allora dalla parte degli addetti stampa non c'è anima viva, solo qualche ragazzo che fa lo steward come lavoro e sta iniziando diciamo il turno adesso. Ma il Parma e lo Spezia come si incontrano? Il Parma praticamente è arrivato già a questo turno grazie al piazzamento in Serie A dell'anno scorso e lo Spezia ha battuto la Sampdoria nel turno preliminare ai calci di rigore. Tribuna Est, come potete vedere, non c'è nessuno neanche qua. Tutte le squadre di Serie A, tutte le squadre di Serie B e dalle 4 alle 6 squadre della Lega Pro sono quelle che formano il tabellone della nostra Coppa Italia. È un format parecchio discusso. Le squadre che entrano come diciamo teste di serie giocheranno sempre la gara secca in casa. Ecco una cosa che proprio giusto non trovo. Si andranno così a formare accoppiamenti abbastanza noiosi, soprattutto se la Lega decide di giocare a metà pomeriggio e a metà settimana. Per esempio di recente c'è stato un Udinese-Palermo, va bene tutto, ma farla giocare a metà pomeriggio e a metà settimana direi che è stata una scelta pessima e infatti c'erano solo 6.000 persone. Forse quella che è andata meglio è stato l'accoppiamento Cagliari-Frosinone dove ce n'erano 11.000. Ecco, forse è questo che bisogna migliorare, ma veramente tanto. Forse bisognerebbe iniziare tutti insieme ad agosto, anche le squadre di Serie A, e inserire anche quelle di Serie D. E quella più favorita dovrebbe giocare in trasferta. Per esempio, c'è stato l'accoppiamento tra Verona e Cerignola. Il Verona non poteva giocare al Bentegodi, allora si è deciso l'inversione di campo. Lo stadio del Cerignola era incredibilmente pieno, che è piccolo, ma almeno è stata una giornata incredibile. Vediamo per esempio 2 o 3 anni fa il Tottenham ha giocato contro una squadra di dilettanti di bassa lega inglese e con gli introiti di quella giornata ha praticamente rinnovato lo stadio, le zone adiacenti e ha fatto vivere una grandissima e bellissima serata a quelle poche persone che erano presenti in quello stadio molto piccolo. Allora, ai controlli passati, forse eravamo in 3. Mi hanno indicato anche il settore sbagliato, adesso l'abbiamo ritrovato ed entriamo nello stadio. I pullman delle squadre sono già arrivati, per il resto vediamo perché avrò contato sì no 10 persone. Tanta polizia, ma spettatori zero. Potete vedere c'è molta gente, qualcuno già si sta scaldando, anche dal settore ospiti, veramente pieno. Non so se intravedete quello striscione dietro alle porte. Ore 17, anche noi lavoriamo. Molti vogliono seguire il modello inglese, il modello della famosa e storica FA Cup. Ne fanno parte dall'inizio 729 squadre e gli accoppiamenti avvengono sempre tramite sorteggio. Si va da una squadra della Premier League all'ultima arrivata della nona serie inglese.
Qualcuna viene presa anche dalla 10ª, però devono proprio non iscriversi alcune squadre delle leghe precedenti. Oltre alla FA Cup a sorteggio c'è anche la Liga Spagnola che certe squadre, le più grandi, entrano dopo, però insomma si va a prendere anche squadre di tercera o addirittura delle serie minori e a volte ci sono degli accoppiamenti da sogno. Anche lì però secondo me viene leggermente snobbata dalle grandi squadre che poi quando arrivano verso la fine va bene, però all'inizio ci sono state parecchie sorprese. Torniamo al Tardini e poi andremo a vedere la Francia e la Coppa di Germania. C'è poca gente perché i boys entrano al secondo tempo perché come protesta, si gioca alle 5 per l'ora di merda. A questo punto, che è l'intervallo, sono entrati gli ultras dello Spezia ed è arrivata anche la curva del Parma, che ha esposto alcuni striscioni che tra poco vedremo insieme. Insomma, il Tardini, diciamo, non si è riempito, c'era veramente poca gente. Tanta gente invece, più che altro, non tanta gente, tante squadre sono quelle che fanno parte della Coppa di Francia. Pensate che sono ben 2276 squadre alla partenza della Coppa di Francia. Perché così tante? Perché loro contano anche le vecchie colonie francesi. Diciamocela poi anche tra di noi. Ne fanno parte per esempio la Nuova Caledonia e la Guadalupe, ma voi avete mai visto il Paris Saint-Germain sorteggiato che deve andare a giocare là? Ecco, ci siamo magari capiti. Insomma, l'altro problema è, sì, bello, è tipo stile inglese, sì, ma gli introiti sono meno della metà della nostra Coppa Italia. E poi c'è la Germania, che la Germania praticamente sono tutte le squadre di A, tutte le squadre della Serie B, della Serie C e anche quelle dei dilettanti. E tutte le squadre iniziano ad agosto, anche il Bayern, che l'anno scorso ha dovuto per esempio affrontare una squadra di Serie C, e 2 o 3 anni fa è volata fuori anche contro una squadra di Serie C. Però adesso torniamo al Tardini. Oppure no, se troppo dietro. Super. Per favore. Orgoglio. Parma che batte Spezia ai calci ai rigori e si regala gli ottavi di finale. Sarà derby contro il Bologna. Purtroppo, però, l'accoppiamento era già deciso in partenza. Chi tra i liguri e i parmigiani avrebbe passato il turno sarebbe andato contro i campioni uscenti del Bologna. Ecco, questa è la cosa che secondo me c'è da cambiare. Secondo me le squadre di A, B, C e anche quelle di Serie D dovrebbero partire già ad agosto. Magari fare un turno preliminare prima della prima giornata di campionato e le squadre più grandi dovrebbero giocare in trasferta. Io sinceramente diminuirei da 20 squadre a 18 squadre il campionato di Serie A
e anche quello di Serie B, magari togliendo un paio di squadre, e andrei a occupare quelle 2 giornate esclusivamente per la Coppa Italia, in modo anche da evitare partite inutili a metà pomeriggio, a metà settimana, e aiutare anche le squadre magari negli spostamenti, e la gente è a casa nel weekend, magari mercoledì alle 5, dai, si è visto, tutti lavorano. Grazie per aver visto il video fin qui. Mettete mi piace, commentate cosa ne pensate, cosa cambiereste, se a voi magari vi piacciono altri tipi di format per questa Coppa Italia. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!